È bello stare sotto le coperte con le lenzuola nuove. Mi piacerebbe vederti. Vedere cosa? La ciccia. Benvenuti in soffitta! Per la rubrica 5 film indimenticabili, oggi è il giorno di Serena Grandi, un'icona del cinema italiano che ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento e la sua presenza scenica inconfondibile. Se pensate di conoscere tutto di lei, preparatevi a essere sorpresi, potrebbe esserci ancora qualche chicca nascosta nel suo repertorio che non avete ancora scoperto. E per i neofiti? Beh, siete nel posto giusto per innamorarvi di una delle stelle più luminose del nostro cinema. Sul canale trovate anche la sua videobiografia, vi lascio il link nella descrizione del video. Preparatevi a un viaggio seducente attraverso 5 dei suoi film più significativi, una selezione personale, non è una classifica, che spero farà scoprire o riscoprire alcune perle del suo repertorio. E ricordate, se vi piace questo viaggio nel mondo del cinema, lasciate un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanella per rimanere sempre sintonizzati sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime come la nostra Serena Grandi. Odierò queste foto tutta la vita. E con un gioco di parole iniziamo con L'Iniziazione, un film del 1986 diretto da Gianfranco Mingozzi. Un film che ci porta all'estate del 1914, dove il giovane Roger, un sedicenne interpretato da Fabrice Iosso, va a trascorrere le vacanze della villa del padre. Il ragazzo si trova a stretto contatto con una serie di donne sensuali o sessualmente insoddisfatte. La prosperosa cameriera Ursula, una matura contadina, la governante britannica della sua sorellina, un'altra cameriera, la sorella più grande e persino una zia zitella. Nel frattempo scoppia la prima guerra mondiale e Roger si trova a essere in pratica l'unico uomo di casa. A conflitto ultimato, 3 delle ospiti della villa sono incinte. Tutte e 3 convolano a nozze, mentre Roger se ne torna a casa. In questo film il giovane Roger impara che l'amore è un campo di battaglia e Ursula è il generale che tutti vorremmo al comando. Il film è un viaggio di scoperta e seduzione, con una Serena Grandi che regala una performance indimenticabile. Ma signorino Alberto... Zitta tu, sozzona. Ti ho visto, sai, prima. Alberto! Dove sei? Alberto! E continuiamo con Miranda, un film del 1985 diretto dal maestro del cinema erotico Tinto Brass, ambientato nella campagna ferrarese degli anni 50. Serena Grandi qui è una locandiera che gestisce meglio gli amanti che i conti del bar, dimostrando che la vera arte italiana è saper vivere con passione. Nella campagna ferrarese degli anni 50, Miranda, una donna avvenente e disponibile, gestisce una locanda in attesa del ritorno del marito, Gino, disperso in guerra. Nel frattempo la donna si concede numerose scappatelle, l'autotrasportatore Berto, Carlo, ex fascista al confine, che le fa regali costosi, Norman, un giovane americano tecnico del metalodotto, e per finire c'è Tony, il cameriere della locanda che non osa però manifestare il suo amore. Il film è un'esplorazione della sensualità e del desiderio, con Serena che incanta in ogni scena, rendendo il personaggio di Miranda indimenticabile. Non ti avevo chiesto di portare il caffè. Può restare anche lì. Poi c'è Monella del 1998, sempre di Tinto Brass, con una Serena più matura e sempre affascinante. In questo film Serena Grandi interpreta Zaira, la madre di Lola, una giovane donna in procinto di sposarsi ma curiosa di esplorare la sua sessualità. Serena, con la sua figura prorompente e il suo carisma, aggiunge un tocco di sensualità e complessità al film, dimostrando ancora una volta la sua versatilità come attrice.
Lola, ovvero Anna Mirati, è un'autentica bomba in miniatura e sta per sposare Masetto, fornaio geloso che ha deciso di rispettarla essendo una dolce ragazza ancora vergine. Lola, ovviamente, non sta più nella pelle, smaniando e non vedendo l'ora di fare l'amore. Da schermaglie e battibecchi amorosi tra i due giovani amanti compare di sfondo una perversa attrazione di Lola verso il seducente ed adulto André, amante della prosperosa madre, Serena Grandi. In questo film la sensualità è di casa e Serena è la padrona. Fermo, Zahir! Da che pulpito? Li ho viste, sai, le tue foto, complimenti. Le altre passi, ma mia figlia no! Disgraziata che ci hai fatto la tua amante! Io piuttosto voglio sapere tutto da te. Tutto cosa? E questa volta voglio la verità. Di chi è figlia Lola? Ah, vuoi saperlo, eh? Il sospetto ti rode! Beh, da me non lo saprai mai! Arriviamo a Desiderando Giulia di Andrea Barzini, film del 1986 dove Serena Grandi interpreta Giulia, una donna che diventa l'ossessione di uno scrittore in crisi che incontra lei, una bella ragazza spigliata e sensuale, se ne innamora e la sua vita sembra imboccare una strada luminosa, ma la ragazza è totalmente fredda e infedele e l'esperienza amorosa si trasforma in un incubo. Me l'hai detto? Ma dai, piantala. Sai, abbiamo fatto un gioco e lei ha perso. Il film è un intenso dramma erotico che esplora i confini tra amore, ossessione e realtà, con una performance di Serena che tocca le corde più profonde dell'animo umano. È tutta colpa tua. C'eri anche tu. Perché non l'hai sbattuto fuori subito? Ma come? Vedi uno che mi mette le mani addosso e rimani lì, fermo, impalato. Ma che razza di amore è il tuo? E chiudiamo con Le foto di Giulia, un thriller del 1987 diretto da Lamberto Bava. Serena Grandi qui è Gioia, una editrice che si trova al centro di una serie di misteriosi omicidi. Nella villa di Gioia, proprietaria di una rivista per soli uomini, viene assassinata una modella, testimone un ragazzo paralizzato che abita nella casa adiacente. Al primo omicidio ne seguono altri, accompagnati da messaggi fotografici e minacce contro Gioia. La polizia sospetta di Flora, proprietaria di una rivista concorrente, ma la realtà è ben diversa e sarà proprio il vicino paralitico a risolvere in extremis la situazione. Il film è un mix di suspense ed erotismo, con Serena che dimostra non solo la sua bellezza, ma anche un grande talento nell'interpretare un personaggio complesso e sfaccettato. Sei bellissima oggi. Più bella del solito. Ti stai ripetendo, lo sai? E non è divertente. Erano mesi che non ti occupavi più della tua rivista. Quasi un anno, dal giorno dell'incidente. E così, cari soffittari, si conclude il nostro viaggio alla scoperta di 5 film memorabili di Serena Grandi, un vero simbolo di talento e sensualità del cinema italiano. Spero che questa selezione vi abbia offerto nuovi spunti di riflessione e magari vi abbia fatto scoprire qualche perla che ancora non conoscevate. Dall'iniziazione alle foto di Gioia, spero che questo viaggio vi abbia offerto uno sguardo su una delle icone più affascinanti del nostro cinema, una donna che ha saputo unire talento, presenza scenica e una bellezza senza tempo. Ora la palla passa a voi, quale film di Serena Grandi avete amato di più? C'è qualche suo film che vi sta particolarmente a cuore o che pensate meriti una menzione speciale? E su quale diva del passato dobbiamo accendere il riflettore nel prossimo episodio? Lasciate un commento e iscrivetevi alla soffitta di Pippo per non perdervi i prossimi contenuti e non dimenticate di lasciarmi un like se avete apprezzato questo video. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Dai, smettila! Emilio, senti cosa dice! Diglielo anche tu di piantarla!
Ti voglio dire in ginocchio. Ma sono fissato, dai!